Professore, oggi possiamo fare la lezione sugli articoli indeterminativi. Mi confondo sempre tra un, uno, una e un con apostrofo. Certo, vediamoli uno per uno. Cominciamo da un. Quando si usa? Un si usa davanti a consonante semplice. Un cane, un tavolo, un dottore. Davanti a vocale maschile, un amico, un uomo, irregolare ma sempre un uovo. Aspetti, con amico si usa un e non un con apostrofo? Esatto. Anche se inizia per vocale, un rimane invariabile al maschile. E uno quando entra in gioco? Uno si usa davanti a gruppi consonantici difficili. S più il consonante, uno studente, uno straniero, uno sportivo. PS e PN, GN, uno psicologo, uno pneumatico, uno gnomo. X, Y, uno xilofono, uno yogurt. Quindi uno studente, uno psicologo, uno xilofono? Perfettamente corretto. Passiamo al femminile. Una è la forma più facile? Sì. Una si usa con tutte le parole femminili che iniziano per consonante. Una casa, una scuola, una strada, una stanza. S impura femminile, sempre una. Quindi al femminile la S impura non cambia niente? Esatto. È diversa dal maschile. Una studentessa, una psicologa. E quando uso un con l'apostrofo? Un con apostrofo si usa davanti alle parole femminili che iniziano per vocale. Un'amica, un'idea, un'autrice, un'ora. E le parole straniere o con H? Le regole sono H è muta, un hotel, un hobby, un hamburger. XY, maschile, uno xilofono, uno yacht. Femminile, raro ma possibile, una X Factor Star. W, trattata come consonante normale, un whisky, una webserie. K, consonante semplice, un karaoke, una kermesse. Professore, tutto chiaro sul singolare, ma il plurale degli articoli indeterminativi esiste davvero? Domanda giusta. In teoria, l'articolo indeterminativo non ha un vero plurale. Bisognerebbe usare alcuni maschile, alcune femminile. Quindi dovrei dire alcuni libri? Alcune case? Sì, teoricamente sì, ma in italiano moderno i madrelingua usano quasi sempre dei, degli, delle. E cosa sono esattamente? Si formano da di più articolo determinativo plurale. Di più i è uguale dei. Di più gli è uguale degli. Di più le è uguale delle. Quindi seguono le stesse regole degli articoli determinativi? Esattamente. La regola è semplicissima. Quando al determinativo useresti i, usi dei. Quando useresti gli, usi degli. Quando useresti le, usi delle. Facciamo qualche esempio? Dei si usa con i nomi maschili che al determinativo vogliono i. I libri, dei libri. I cani, dei cani. Degli si usa quando il determinativo vuole gli. Gli amici, degli amici. Gli studenti, degli studenti. Gli psicologi, degli psicologi. Delle si usa quando il determinativo vuole le. Le case, delle case. Le amiche, delle amiche. Ok, penso di aver capito, ma vorrei esercitarmi come nella lezione degli articoli determinativi. Perfetto. Facciamo l'esercizio completo anche qui. Che articolo usi con la parola Va bene. libro? Un libro. Perfetto. Con la parola studente? Uno studente. Corretto. Con la parola scatola? Una scatola. Benissimo. Con la parola amica? Un'amica. Perfetto. E ora le eccezioni, senza cambiare articolo. Con la parola studentessa? Una studentessa. Esatto. Con la parola psicologo? Uno psicologo. Perfetto. Con la parola pneumatico? Uno pneumatico. Giusto. Con la parola gnomo? Uno gnomo. Bravissima. Con la parola hotel?
Un hotel. Perfetto. E xilofono. Uno xilofono. Esatto. Con la parola yogurt? Uno yogurt. Corretto. Con la parola whisky? Un whisky. Benissimo. Con la parola karaoke? Un karaoke. Perfetto. Con la parola idea? Un'idea. Perfetto. Passiamo ora ai plurali. Sei pronta? Sono pronta. Ora che ho capito bene le regole, sono sicura di non sbagliare i plurali. Bene. Quale forma plurale degli indeterminativi useresti con la parola libri? Dei libri. Perfetto. E con la parola studenti? Degli studenti. Corretto. E con la parola amiche? Delle amiche. Benissimo. E con la parola case? Delle case. Perfetto. E con la parola uomini? Degli uomini. Ottimo. Professore, grazie mille. Adesso ho capito sia il singolare che il plurale. Mi sento molto più sicura. Sono contento. Hai seguito bene tutta la lezione e hai fatto ottime domande. Ricordati che, se vuoi esercitarti sugli articoli indeterminativi, puoi visitare il sito web italianoinlinea.com, dove troverai molti esercizi interattivi, liberi e completamente gratuiti. Grazie. Ci darò sicuramente un'occhiata. Perfetto. Continueremo ad allenarci passo dopo passo. Allora ci vediamo alla prossima lezione. A presto, buona giornata e buon italiano! Arrivederci, professore. Se ti piacciono questi video, aiuta il canale a crescere, iscrivendoti e dando mi piace ai video.